Allora, partiamo da qui. Questo è Assassin's Creed 2 per PlayStation 3 e Xbox 360, pubblicato nel 2009. Il gioco è ambientato per la quasi totalità nella Firenze del 1400, con alcune sequenze di storia nella campagna toscana a Monteriggioni, in Romagna a Forlì e a Venezia. Ma, per l'amor di Dio, facciamo finta che sia solo Firenze, non serve scomodare tutto il resto, seppur magnifico. Vi chiedo di non soffermarvi a notare che le finestre e i balconi non sono delle texture incollate sui palazzi e di portare la vostra attenzione sull'atmosfera viva che trasmette l'ambientazione di gioco e sul modo in cui Ezio, il protagonista, interagisce con la città e i suoi palazzi, in una mappa di gioco sviluppata in 3 dimensioni dove l'altezza gioca un ruolo chiave. Bene, andiamo avanti. Questo qui, invece, è Yakuza 0, uscito 10 anni fa, nel 2015, come esclusiva per PlayStation 3 e pubblicato negli anni seguenti sulle varie altre piattaforme. Anche in questo caso parliamo di un gioco ad ambientazione esclusivamente cittadina, dove troviamo delle versioni rivisitate dei quartieri a luci rosse di Tokyo e Osaka. Forse in maniera ancora più eclatante rispetto alla Firenze di Assassin's Creed 2, dove l'esplorazione tridimensionale della città tramite il parkour era il centro gravitazionale di tutta l'esperienza, la più, tra virgolette, piatta e standard Tokyo di Yakuza 0 brulica di vita in ogni suo angolo. Discoteche, nightclub, bar, locali di ogni genere. Da qualunque parte vi giriate, vi sentirete effettivamente parte della nightlife della capitale nipponica. E finalmente 2025, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, Leggende Pokémon ZA, ambientato nella città di Luminopoli. Buongiorno amici, sono Axo e oggi parliamo di Leggende Pokémon ZA, l'ultima fatica di Game Freak. Parto dicendovi che, mio malgrado, rinunciando a tutte le interazioni con il video, considerate come saprete positive da parte dell'algoritmo di YouTube, disattiverò i commenti sotto questo video. Non perché io sia una specie di despota che intende negare il diritto di parola al popolo di YouTube, ci mancherebbe, è una cosa che non ho mai fatto in oltre 10 anni sulla piattaforma. Ma perché, ahimè, negli ultimi anni, a ridosso della pubblicazione di un gioco Pokémon, non esistono ambienti civili. Ogni spazio commenti diventa un campo di battaglia dove sfogarsi in un impunito tutti contro tutti a insulto libero. Fossero solo insulti a me, passi, chi se ne frega, è parte del gioco quando stai sul web. Ma che ci siano persone che rispondono insultando e offendendo a qualunque commento si permetta di esprimere un'opinione diversa dalla propria, questo non mi sta bene. Che vi battiate in difesa del titolo o contro di esso non fa differenza. Se, sottolineo, per un gioco Pokémon sentite il bisogno di offendere sconosciuti, siete dei maleducati. Siccome queste guerre sono già avvenute sul mio canale e non voglio che avvengano nuovamente sotto questo video, per evitare che vengano associate alla mia community, oggi va così. Chiedo scusa a tutte le persone che civilmente commentano e rispondono a commenti ogni giorno, ma capitemi, questo è il punto a cui siamo arrivati. Adesso parliamo del gioco. Cercherò di non sprecare troppo del vostro tempo ripetendo cose dette e stradette e vi rimando per quelle alle recensioni dei ben più competenti di me, Falconero e Player Inside. E cercherò di parlarvi di ZA dal punto di vista di un fan Pokémon. Compro tutti i giochi da più di 15 anni, ne parlo da quasi altrettanti su YouTube e insomma, se non si capiva dallo sfondo del video, è un franchise che mi piace. Perché sono voluto partire da Assassin's Creed 2 e Yakuza 0? Per dimostrare che anche 2 giochi a caso per PlayStation 3 avevano una grafica migliore dello scempio che abbiamo visto in ZA? No signore. Una delle scelte che da subito ha lasciato più perplessa la community che aspettava questo gioco è stata senza dubbio quella dell'ambientazione. Un gioco Pokémon ambientato interamente in un ambiente cittadino? Ecco, anche io non l'ho mai trovata un'idea brillante, ma non perché in potenza non potesse essere un gioco magnifico, un gioco che si svolge in un ambiente urbano. E per questo vi ho mostrato 2 degli esempi che reputo migliori di sempre.
ma perché, conoscendo Game Freak, da subito ho avuto seri dubbi sul fatto che potessero sviluppare qualcosa di anche solo lontanamente simile. Chi conosce il modus operandi di The Pokémon Company, che con un po' di disfattismo vi dico secondo me non cambierà anche a fronte di un auspicato calo delle vendite dei giochi, che ancora però non si è verificato, sa che i videogiochi della serie rappresentano un 5% lordo del fatturato annuo dell'azienda, che trae la maggior parte del suo profitto dal merchandise e dalle carte. Certo, il 5% su 12 miliardi di dollari non sono spicci, ci mancherebbe, ma è solo una piccola fetta della ben più grande torta che, più che una torta, definirei una grossa macchina stampa soldi. E questa macchina, per funzionare, ha bisogno di un ricambio costante di creature. Pokémon, ammesso sia mai esistita un'epoca in cui non era così, è ormai solo un prodotto che alimenta prodotti. E il riflesso di tutte queste perverse logiche di mercato lo vediamo, ahimè, sulla qualità dei giochi pubblicati, che, volendo riassumere in una sola parola, definirei scadente. E dunque, alla luce di tutto questo, mi viene da pensare che nemmeno a Game Freak, in fondo, importi più di troppo delle sue creature. Perché se queste cose le vediamo noi, non pensiate che non le vedano loro. Anzi, chi meglio di loro sa come funzioni l'ambiente Pokémon? Perché allora una scelta simile? Lo sai che non riuscirai a immettere sul mercato un prodotto valido scegliendo un'ambientazione che non hai mai trattato, complicata e che necessita di cure come quella urbana. Lungi da me affermare che fosse privo di difetti, siete sul canale sbagliato. Ma concorderete sul fatto che Leggende Pokémon Arceus riusciva quantomeno a mascherare una parte dei difetti mortali che invece affossano ZA, grazie alla sua oculata scelta di ambientare il gioco nell'Asinno del passato, la selvaggia Hisui, che sì, certo, era una grossa landa desolata con pochissima profondità di gameplay nell'esplorazione, ma buon Dio, perlomeno poteva avere un pochino più di senso che non ci fosse niente e nessuno. Perlomeno avevi 5 biomi diversi da esplorare, anche solo per non avere davanti agli occhi per 30 ore un ambiente tutto completamente uguale. Ma facciamo così, partiamo dalle cose positive. Sì, perché alla fine, se vi piacciono molto i Pokémon, io ci credo che vi siate divertiti giocando a ZA. Vi dico la verità, non è stato sempre il mio caso, perché in più di qualche momento dell'avventura principale mi sono annoiato a morte. Ma a tratti anche io, che come avete visto non difendo in nessun modo il gioco, l'ho trovato divertente. In particolare, secondo me, se vi piace il lato collezionistico di Pokémon, che da sempre è parte fondante dell'esperienza, il format leggende funziona come impianto base estremamente bene. Anche se realizzato indubbiamente male, il solo fatto di andare in giro liberamente a tirare palle sui mostri può risultare divertente. Dovete farvene una ragione anche se odiate in toto il gioco. Tutta l'esperienza, l'avrete capito, ruota poi intorno alla mega evoluzione e, bisogna dirlo, la funzione è effettivamente massicciamente presente anche nell'avventura principale, facilmente ottenibile dal giocatore e ottenibile con grande varietà di Pokémon. Da questo punto di vista è soddisfacente. Con le nuove aggiunte i Pokémon in grado di mega evolvere sono veramente tanti e il gioco, salvo volere un livello di difficoltà estremo, ti spinge a utilizzare un team di 6 Pokémon composto interamente da balordi in grado di mega evolvere. Miracolosamente poi il tutto gira senza intoppi anche su Switch 1, dove sì, è vero, non sono granitici i 30 fps, ma l'esperienza non viene compromessa dal punto di vista tecnico. Ci sono dei bug divertenti, ma tendenzialmente per il 90% dei giocatori, che dovete ricordarvi non siete voi o me che stiamo con l'occhio critico di chi intende valutare con attenzione un prodotto a notare cosa funzioni e cosa no, il gioco funziona. Questo non giustifica una AA che esce sugli scaffali a 60 euro, direte voi, e avete ragione. Ma la verità è che a una buona parte del pubblico tutte queste cose non interessano. E allora, se i Pokémon quando ti seguono in giro per la mappa sono ben fatti, se catturarli è divertente, se anche durante i caotici raid Ferox l'esperienza rimane tutto sommato fluida, fidatevi che non saranno le texture da codice penale, gli ologrammi che in qualche modo proiettano un'ombra o la merdosa espressività dei personaggi a impedire a Luigino, che gioca a Pokémon quando torna da lavoro per ricordarsi di quando era bambino, a impedirgli di divertirsi. Cerchiamo di trovare allora quelle cose che anche per Luigino potrebbero essere un grave impedimento al divertimento. Numero 1.
Che mortorio! Se non ci fossero i Pokémon da catturare in giro, questa città sarebbe il più grande schifo mai visto. Tutta maledettamente identica, palazzi copia incollati ovunque, pochissimi interni degli edifici per lo più inutili o tutti con la stessa funzione. NPC che chiamare piatti ed inutili quei 4 che stanno impalati come marionette o vagano senza meta è un complimento. Zone selvagge atroci contestualizzate come un pugno in faccia alla consegna del Nobel per la pace. Muri invisibili per impedire al giocatore di fare ciò che non dovrebbe fare, tipo entrare in acqua. Gli olotrasporti per salire sui palazzi su cui nemmeno mi esprimo perché non ho voglia di rimettere il gameplay di Assassin's Creed. Insomma, è una schifezza. Numero 2. La progressione. Storicamente nei giochi Pokémon la progressione del giocatore nell'avventura era simbolicamente rappresentata da un qualcosa di anch'esso collezionistico, la raccolta delle 8 medaglie. Ora, io non sono contro la sostituzione di questo simbolo in funzione di qualcos'altro di altrettanto efficace, ma, secondo il mio modesto parere, né i ranghi stellati di Arceus né la Royale ZA funzionano bene in questo senso. Parlando di quest'ultima, per quanto l'abbia trovata di primo acchitto divertente, alla lunga risulta essere veramente sempre uguale, senza nemmeno lo stimolo visivo di diversità che avevano le palestre tra di loro. E chiaramente durante il gioco la dovrete affrontare svariate volte. Purtroppo lo stesso discorso vale per i raid Ferox, spammati a destra e a manca quando verosimilmente non si sapeva come allungare il brodo di un altro paio d'ore. E non parliamo del resto delle missioni principali della storia. 99 volte su 100 è un inutile essere sbattuti a destra e a sinistra per la città tramite il fast travel, per andare a parlare con altrettanto inutili personaggi che non contribuiscono in nessun modo ad arricchire la trama di gioco. Sì, perché, come al solito, e sembrano non imparare mai, tutto è condensato nel late game e non è possibile che gli unici sviluppi di trama interessanti avvengano sul finale. Cioè, non è semplicemente una buona scrittura. Nota di merito a margine di questo discorso, i laboratori Elisio sono una figata ed è in loro che identifico quella parte dell'avventura che mi ha fatto pensare: ma non potevate fare tutto il gioco così? Con dungeon soddisfacenti, esteticamente ben curati, che effettivamente vanno esplorati e non camminati da punto A a punto B, dove questa esplorazione viene premiata da un risvolto interessante di trama, con un personaggio che volevamo sentir parlare e raccontare? Numero 3. E chiudo, le battaglie. L'idea del combat system dinamico non è affatto male. Da grande amatore del sistema di combattimento a turni classico dei giochi Pokémon, ammetto di essere partito scettico per poi cambiare idea con riserve man mano che ho giocato il titolo. Bisogna riconoscere che svecchia e fluidifica tantissimo l'esperienza di gioco. L'aggiunta del tempismo durante la selezione delle mosse credo fermamente che possa essere la direzione giusta per aggiungere dinamismo almeno in quei titoli che non dovranno avere un comparto competitivo, perché ovviamente il VGC non lo puoi distruggere completamente. Ma c'è un ma. La direzione è giusta, ma la realizzazione in Leggende ZA non può e non deve essere un punto di arrivo. Le battaglie risultano spesso incredibilmente piatte e limitate a un semplice quanto banale clicca la mossa che si illumina. Perché sì, per completare la storia principale, ve lo garantisco perché io ho fatto così, anche se nascosto dietro a una parvenza di necessaria strategia, è in realtà sufficiente spammare i tasti delle varie mosse quando diventano disponibili. E capite bene che questo non può essere sufficiente per un buon RPG. Dal mio punto di vista non c'è nemmeno bisogno di cambiare troppe cose. Basterebbe, secondo me, potenziare leggermente le mosse di stato che portano buff e debuff e renderle fondamentali per poter superare le battaglie principali. Va da sé, quindi, facendole usare anche agli avversari in maniera consapevole e volta a mettere in difficoltà il giocatore. 2 parole sulla battaglia finale, senza spoiler, che è a tutti gli effetti un insulto gravissimo all'intelligenza del giocatore. Non esiste che basti nascondersi dietro un muretto messo lì apposta e in bella vista e spammare tasti. Non è un videogioco, ma una presa in giro. E anche se ci hanno preso in giro per tutta la vita perché giochiamo a Pokémon, essere presi in giro anche da Pokémon, magari no, grazie.
Detto ciò, io spero di aver rappresentato bene il punto di vista di un fan Pokémon di primo ordine che al franchise ci tiene e vorrebbe vederlo brillare con giochi non che raggiungano la sufficienza a stento con un premio di svolto compitino, ma che meritino elogi a 360 gradi senza riserve di sorta. Gli strumenti ce li avrebbero, perché 12 miliardi di fatturato non sono quelli del panettiere sotto casa. Ma tant'è, vedremo. Per questa volta, bocciati di nuovo. Se Scarlatto e Violetto, dal mio punto di vista, erano un 4 secco, quindi gravemente insufficienti, e Leggende Pokémon Arceus un 7 risicato dato a quello studente che sai che potrebbe prendere 10 se volesse, Leggende Pokémon ZA purtroppo è un 5. A tratti divertente, ma la sufficienza, almeno per me, non si può dare a un lavoro svolto in questo modo. A presto.